Se scaviamo un po' la superficie dei documenti declassificati della storia, si nascondono delle verità inquietanti. Gli eserciti non erano fatti solo di uomini di acciaio. Nella penombra delle trincee e dei laboratori segreti l'essere umano ha arruolato, piegato, sfruttato, spesso solo adottato semplicemente gli elementi più brillanti del regno animale. Con questo video viaggeremo nel tempo per scoprire com'è cambiato lo sfruttamento dei nostri compagni di vita, dai cani da compagnia o da ricerca soccorso nella prima e seconda guerra mondiale, fino ad arrivare ai progetti biologici più estremi dei servizi segreti e dalle bombe sottomarine con le pinne. Se vi affascina questa idea e volete vedere i prossimi episodi, sostenete il canale con un like e iscrivetevi naturalmente, è molto importante soprattutto per noi che siamo agli inizi. Quindi partiamo dal capitolo più oscuro, i dossier segreti del KGB, della Stasi e dei laboratori asiatici durante la guerra fredda e la seconda guerra mondiale. Per capire la profondità e la perversione scientifica della guerra fredda, dobbiamo prima fare un salto indietro nel tempo. Siamo nella Manciuria degli anni 30 ed entriamo in un luogo dove il confine tra scienza e incubo è stato completamente cancellato. Parliamo dell'unità 731 dell'esercito imperiale giapponese. Ufficialmente era registrata come un noioso ufficio per la prevenzione delle epidemie e la purificazione dell'acqua. In realtà era un gigantesco laboratorio di bioterrorismo a cielo aperto. A capo di questo impero del male c'era un uomo dalla personalità bizzarra, il medico e microbiologo Shiro Ishii. Ishii coltivava colonie di batteri all'interno di piastre per studio e trattandoli però come dei veri e propri animali domestici di compagnia con cui conversare. Quando nel 1925 il protocollo di Ginevra vietò l'uso delle armi biologiche, Ishii fece un ragionamento. Il suo pensiero fu: le superpotenze le hanno vietate, quindi significa che sono incredibilmente efficaci, no? Queste armi chimiche. Quindi perché non usarle? E lasciare il proprio segno nella storia come uno scienziato pazzo che ha ucciso migliaia e migliaia, se non centinaia di migliaia di persone? Vabbè, va. Per diffondere queste armi, Ishii decise di sfruttare la biologia di un insetto parassita tanto comune quanto letale, la pulce. In particolare la specie Xenopsilla chaopis, nota come la pulce dei ratti. Da un punto di vista biologico, la pulce è un capolavoro di bioingegneria naturale. Non ha ali, ma le sue zampe posteriori sono dotate di una proteina incredibilmente elastica chiamata residina. Questa proteina funziona come una molla tesa. Quando viene rilasciata permette alla pulce di compiere salti straordinari fino a 200 volte la lunghezza del proprio corpo. Inoltre il suo apparato boccale è fatto per perforare la pelle e succhiare il sangue, iniettando una saliva anticoagulante e anche anestetizzante. Ed è qui che si inserisce il piano dell'unità 731. I laboratori di Ishii allevavano 1 milione di questi parassiti all'interno di gabbie piene di ratti, nutrendole col sangue infettato artificialmente dal batterio Yersinia pestis, l'agente patogeno della peste bubonica. Il batterio si moltiplica nell'intestino della pulce, bloccandone l'apparato digerente. La pulce, costantemente affamata, morde con furia frenetica qualunque ospite incontri, trasmettendo il contagio a una velocità spaventosa. Ma come lanciare su una città nemica delle pulce affamate senza ucciderle nelle esplosioni di una bomba tradizionale? La risposta di Shiro Ishii fu un'invenzione tanto assurda quanto letale. La bomba Kuji, un ordigno con l'involucro esterno non in metallo, ma in ceramica. La ceramica, a differenza dell'acciaio, richiedeva una quantità minima di polvere da sparo per frantumarsi. Quando la bomba veniva sganciata dagli aerei, si rompeva a mezz'aria o al suolo con una debole detonazione. Milioni di pulci infette cadevano indenni dal cielo, pronti a saltare sui topi locali, scatenando epidemie devastanti. Queste bombe non sono rimaste un terribile esperimento teorico. Tra il 1940 e il 1942 passò all'azione sul territorio cinese, trasformando intere aree abitate in un laboratorio di tortura a cielo aperto. Gli attacchi più devastanti e documentati colpirono città come Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, e Changde, nella provincia di Hunan. Il modus operandi era spettrale. Aerei giapponesi volavano a bassa quota, rilasciando non solo le bombe in ceramica, ma anche un miscuglio apparentemente innocuo di grano, riso e pezzi di carta idrofila. Questo materiale, sentite,
serviva come esca per attirare i topi locali, pensate, e quindi era letteralmente infestato da milioni di pulci portatrici della peste. Poche settimane dopo il lancio, l'orrore biologico faceva il suo corso. Le pulci saltavano sui roditori e sugli esseri umani, e a Ningbo e a Changde si scatenarono epidemie improvvise di peste bubbonica e polmonare. I sintomi erano strazianti: febbre altissima, brividi, delirio e i famigerati bubboni, ovvero linfonodi che si gonfiavano fino a diventare masse nere e dolorose prima di andare in necrosi e provocare la morte. La peste peggiore, la storia ci insegna, è la peste polmonare, non quella bubbonica. Quella bubbonica, ha un'incidenza di morte molto più bassa rispetto a quella polmonare. I rapporti storici declassificati e le successive indagini hanno stimato che abbiano causato la morte di oltre 200.000 civili cinesi. Quando l'Unione Sovietica invase la Manciuria nel 1945, l'unità 731 venne frettolosamente smantellata e Ishii ordinò di uccidere i testimoni e distruggere i documenti. Ma il KGB e l'esercito sovietico riuscirono a catturare diversi scienziati giapponesi e a mettere le mani su parte di quelle ricerche. Invece di condannarli, indovinate, Mosca decise di assorbire quelle conoscenze biologiche. I sovietici trasferirono quelle tecnologie nei loro laboratori, compresi gli scienziati, e carpirono tutti i segreti per studiare un nuovo e inquietante concetto: l'uso degli uccelli migratori come vettori biologici e geopolitici. Ma qual era lo stato reale di questo progetto? A differenza dei giapponesi, l'Unione Sovietica non ha mai impiegato uccelli migratori in un vero attacco bellico. Il progetto rimase interamente segreto, confinato alla fase di studio, simulazione e ricerca nei laboratori. I sovietici volevano capire se fosse teoricamente possibile infettare questi volatili prima della partenza, per fare in modo che trasportassero virus letali oltre i confini e le difese radar nei paesi della NATO, per esempio, sfruttando la biologia della migrazione come un missile invisibile. I rischi però di un effetto boomerang, ovvero che gli uccelli invertissero la rotta o che colpissero nazioni alleate a causa delle mutazioni climatiche, spinsero i vertici a non rendere mai operativo questo dossier. E dico io per fortuna. Ma l'ossessione del blocco sovietico per i potenziali militari della fauna non si fermava ai laboratori biologici terrestri e il KGB cercava l'arma perfetta negli abissi marini. Per farlo mise gli occhi su un animale dall'intelligenza straordinaria e complessissima, il tursiope, la specie di delfino più comune. A Sebastopoli, sul Mar Nero, in una base militare blindata, nacque l'unità segreta 09727. Ma perché proprio il delfino? Dal punto di vista biologico ed etologico bisogna dire, ragazzi, che il tursiope possiede uno dei sistemi biosonar più sofisticati del pianeta, chiamato ecolocalizzazione. Il delfino emette dei click sonori ad alta frequenza attraverso un organismo grasso situato sulla fronte, chiamato melone. Questi suoni viaggiano nell'acqua e colpiscono gli oggetti, tornano indietro sotto forma di eco e vengono recepiti dalla mascella inferiore dell'animale, che trasmette i dati all'orecchio interno e al cervello. Questo sistema è così preciso che un delfino può distinguere una moneta da una pallina da golf a decine di metri di distanza e può persino capire la differenza tra il metallo di una mina e quello di una roccia, ad esempio. Il KGB militarizzò questa straordinaria capacità biologica e in questo caso il progetto divenne pienamente operativo sul piano difensivo solamente. Tuttavia, la parte più estrema del progetto, quella che prevedeva l'uso dei delfini come mine viventi kamikaze per attaccare le navi nemiche, rimase solo a livello di test sperimentale, per fortuna. Gli addestratori si scontrarono con l'altissima intelligenza e la sensibilità dei delfini, infatti, che spesso si rifiutavano di eseguire gli ordini che percepivano come appunto un suicidio, portando i comandi russi a limitarsi ai compiti di sorveglianza e pattugliamento dei confini subacquei solamente. Mica erano scemi i delfini. Accanto ai delfini, il KGB arruolò altri mammiferi marini adatti alle temperature estreme, come leoni marini e foche. Questi animali possiedono una biologia radicalmente diversa, ma complementare. Le foche hanno le vibrisse, i loro baffi incredibilmente sensibili, capaci di percepire le minime turbolenze lasciate nell'acqua dal passaggio di un subacqueo anche a minuti di distanza, e la loro struttura muscolare e lo spesso strato di grasso corporeo
permettono loro di immergersi a grandi profondità in acque gelide, dove le attrezzature umane e i subacquei andrebbero in ipotermia in pochi minuti. Quindi anche questo reparto divenne operativo per scopi logistici e di sorveglianza. Il KGB impiegò realmente foche e leoni marini addestrati nelle acque del nord per pattugliare installazioni sommerse e per recuperare microfilm, siluri o testate segrete finite sui fondali bui. Trasformarono la loro resistenza al congelamento in un vantaggio strategico. Riuscirono a mappare e controllare i fondali marini dove i palombari umani non avrebbero mai potuto operare con la stessa agilità biologica. Mentre i russi cercavano di dominare le profondità marine, nella Germania dell'Est invece la Stasi, la polizia segreta più ossessiva e capillare della storia, guardava i cieli grigi di una Berlino divisa dal muro. Cercava di spiare i cittadini e trasmettere informazioni oltre la cortina di ferro, e quindi decise di reclutare un animale dalla mente formidabile, il corvo imperiale, Corvus corax. Vi ricorda qualcosa? Se conoscete il canale probabilmente sì. Etologicamente i corvi non sono semplici uccelli, possiedono un'intelligenza computazionale pari a quella dei primati ed hanno un cervello che, in proporzione alle dimensioni del corpo, è enorme. I corvi sono capaci di risolvere problemi complessi a più stadi, hanno una memoria visiva sbalorditiva e sanno riconoscere i singoli volti umani e mantenere il ricordo anche per anni, trasmettendolo alle nuove generazioni pure. Poi possiedono perfino la capacità di pianificare azioni future. La Stasi sfruttò questa eccezionale flessibilità cognitiva in diverse operazioni di intelligence sul campo. All'interno di strutture di addestramento segrete, i corvi venivano abituati a raccogliere e trasportare piccoli oggetti come microfilm o messaggi cifrati e a depositarli su davanzali di finestre specifiche in edifici inaccessibili di Berlino Ovest, che era la parte americana. Il corvo divenne un agente operativo a tutti gli effetti. La sua biologia gli permetteva di volare alto, superando il muro e i checkpoint, agendo come un postino invisibile. Ma l'uso più massiccio, spietato e tristemente noto della storia della Germania Est avvenne a terra, lungo la famigerata striscia della morte, che divideva Berlino dall'Occidente. Qui non c'era spazio per l'addestramento intelligente, ma solo per la brutalità biologica. Venivano impiegati migliaia e migliaia di cani da pastore, soprattutto pastori tedeschi e pastori del Caucaso, selezionati per la loro territorialità e potenza fisica. La Stasi applicò questo sistema su scala industriale. I cani venivano legati a lunghi cavi d'acciaio a scorrimento tesi parallelamente al muro per tutta la durata della guerra fredda. Questi animali operarono come un vero e proprio sistema d'allarme biologico ed attacco, sottoposti ad un isolamento sociale e sensoriale totale, senza contatti affettuosi con gli umani e lasciati costantemente esposti al gelo invernale e al caldo estivo. La loro psicologia subì un'alterazione profonda, purtroppo. L'ipotalamo produceva costantemente alti livelli di cortisolo e adrenalina, mantenendoli in uno stato di iperaggressività perenne. Furono responsabili del blocco e del ferimento di numerosi cittadini che tentarono la fuga verso l'Occidente, diventando uno dei simboli più brutali e negativi del controllo totale della Stasi. Dalle pulci bomba dell'unità 731, passando per il comando Marine del KGB, fino ai corvi e ai cani della Stasi. La guerra fredda ha dimostrato come l'essere umano sia stato capace di analizzare e piegare la biologia, l'anatomia e l'etologia degli animali per i propri scopi. A voi che cosa vi è piaciuto di più della biologia e della storia di questi soldati invisibili? Le conoscevate queste storie? Fatemelo sapere nei commenti, sono molto curioso. Ok, anche questo video è finito. Io, come sempre, vi aspetto al prossimo. E voi nel frattempo restate curiosi.